Allora, eccoci qua con un nuovo video, un pochino insolito, anzi abbastanza inedito direi. Oggi vi voglio parlare di un video che ho fatto sul mio canale, lo potete trovare, vi lascio il link in descrizione e tutto, riguardante Malta. Un viaggio che ho fatto, vi ho documentato, ma ho fatto anche comunque in passato. Volevo soffermarmi soprattutto su alcune domande che avete fatto, su alcune richieste, aprire una specie di mini rubrica, anche perché non posso chiaramente viaggiare ogni giorno della mia vita, quindi voglio inserire anche questi inframezzi, poi vediamo, ci sono delle evoluzioni, parlerò anche non so, del cibo, non lo so, vediamo, tutto in divenire, ma oggi focalizziamoci su Malta per chi è interessato a quest'isola, perché più o meno siamo nel mese, diciamo, iniziale di quelle che saranno le prime prenotazioni, che poi porteranno fino, penso, ai mesi di settembre-ottobre, ma voglio darvi tutte quelle che secondo me sono indicazioni al di là di quello che è stato il viaggio come guida turistica, che vi ripeto, ve lo metto qua sopra in descrizione, lo potete vedere e rivedere per tutte quelle che sono naturalmente le bellezze, le spiagge e le cose visive che abbiamo vissuto. Vi voglio dare la mia opinione esterna, soprattutto a freddo, non a caldo del viaggio, per quello naturalmente che ho vissuto, che mi ricordo perché è la terza volta comunque che visito Malta e quindi comunque posso dire di averla visitata completamente, ma partiamo subito da quelle che secondo me sono le cose fondamentali. Si riesce a visitare l'isola, ma soprattutto anche le isole piccole, che in questo caso sono Comino e Gozo, all'interno di una settimana? La mia risposta è assolutamente sì, vi dovete un pochino organizzare, però potete tranquillamente circumnavigare completamente l'isola, farvi un bel tour secondo me a Comino di una bella giornata completa, e la stessa cosa per Gozo, più o meno quello che abbiamo fatto noi. Bisogna correre parecchio, nel senso che i mezzi, parleremo, poi mi soffermerò anche su quelli, sono diversi, nel senso che c'è un livello del traffico per un'isola abbastanza intenso, soprattutto nei mesi principali, e i mezzi sono un po' limitati, a parte gli autobus che però per onore del vero non è che riescono a raggiungere completamente tutta l'isola e a farvi fare il giro completo. A parte questo, quindi dal punto di vista dell'organizzazione, per quanto riguarda il tempo, riuscite tranquillamente all'interno di una settimana di fare tutto questo, se riuscite a organizzarvi un minimo, ok? Potete vederlo attraverso i traghetti, soprattutto per Comino e Gozo, ci sono diciamo, secondo me la mattina chiaramente il periodo migliore naturalmente per poter dedicare completamente tutta la giornata. Ci sono dei mezzi che partono dalla Valletta, da Passeville, Paceville, Saint-Julien eccetera eccetera, per portarvi lì naturalmente dedicato. Io preferisco sempre organizzarlo da solo, soprattutto perché i tempi, le tempistiche che ho detto io, se c'è un bel tramonto o qualcosa di meraviglioso, un'escursione eccetera, decido io se ritornare a quell'ora o meno. Se volete fare un tour di 4 giorni, che più o meno 4-5 giorni, un pochino meno, 4 giorni e mezzo, è stata la prima volta in cui sono andato a Malta, non sono riuscito chiaramente a vederla tutta, era un periodo diverso, stavo in una fascia comunque da 18 ai 22 anni, questa era diciamo, l'età del gruppo, avevamo totalmente cose diverse in testa, che anche questo è un punto fondamentale per quanto riguarda Malta, cioè quali sono i nostri obiettivi principali. In quel caso ho visto naturalmente la capitale La Valletta, abbiamo visto diciamo, posti limitrofi a Saint-Julien, ma più o meno ci siamo limitati a quella zona lì e sicuramente l'abbiamo vista in tutti i particolari, cosa che sicuramente in un viaggio di una settimana, se voi volete fare la circonnavigazione dell'isola e tutto il resto, lo potete fare sì, ma in maniera comunque approssimativa. Quindi io vi consiglio, secondo me, un viaggio dai 3 ai 4 giorni, massimo 5, se ve la volete prendere proprio con calma, di vedere la parte comunque limitrofa alla Valletta, prendervi una giornata per esempio anche a Comino, che secondo me è un punto fondamentale che dovete assolutamente dedicarvi se nella stagione estiva, ma non di più. Se volete invece fare tutto quello che abbiamo fatto noi, che lo potete vedere più o meno all'interno del video, perché è quello che vi portiamo e vi ho portato appunto con il video di Malta, lo potete fare tranquillamente con un pochino di organizzazione. Parliamo dei mezzi, perché? Perché naturalmente se lo volete fare dovete organizzare al meglio, cosa che farò anche per descrivere le mie esperienze nelle altre parti, diciamo in questo caso d'Europa. Per quanto riguarda Malta, noi abbiamo affittato un mezzo, un motorino 125, se avete la patente lo potete fare, chiaramente non c'è problema, motorino 50, secondo me
lo potete fare, c'è chi lo fa, è un po' limitante, nel senso che fare tutto il giro dell'isola con un motorino 50, dato che non vi danno spesso e volentieri dei motorini nuovi, noi abbiamo preso un motorino abbastanza scassato, vi consiglio, diciamo, se non avete intenzione di farla tutta, un cinquantino va bene, 125 secondo me da lì in su partite per fare tranquillamente il vostro giro dell'isola, anzi secondo me il 125 è stata la soluzione ottimale, poco costoso, anche per quanto riguarda naturalmente la benzina, che non ha costi esorbitanti, non è diciamo rischioso, manutenzione eccetera, e ci ha permesso naturalmente, oltre che contenere i costi, di avere l'agilità di avere un mezzo naturalmente molto più slim, soprattutto perché in alta stagione i posti macchina non sono diciamo una cosa molto semplice da trovare, soprattutto nelle spiagge principali che naturalmente vorrete visitare. Quindi sicuramente io vi consiglio uno scooter o comunque una moto comunque di bassa cilindrata, soprattutto per contenere i costi. Poi se siete naturalmente figli di pipì potete fare quello che vi pare, ma vi consiglio comunque un mezzo a due ruote oppure anche un quad, però diciamo la dimensione deve essere contenuta. Volete farvelo in macchina perché siete magari una famiglia, benissimo, però dovete considerare che in alta stagione dovete un po' arrabattarvi, come in tutte le situazioni, a trovare i posti. È un'isola abbastanza rustica, quindi ci si può adattare, non ci sono controlli, a parte nella parte di San Julien della polizia così asfissianti, quindi potete gestirvela anche con i posti, non aspettatevi delle grandi multe. Ecco, questo è quello che mi sento di dire per mia esperienza. Poi se vi capita, se invece siete dei ricconi schifosi, beh, potete tranquillamente arrivare in barca alla valletta e farvi tutto il giro dell'isola, e penso che questo possa essere, se potete farlo in solitudine, in tranquillità, la cosa migliore a livello proprio visivo e anche di experience, chiaramente. Però non tutti siamo in questa condizione, quindi la metto, ma chiaramente anche in questo caso vi dovrete però organizzare bene, perché comunque una settimana il tempo è quello che è. Per quanto riguarda la gente, ci sono varie tipologie di persone di varie nazionalità e religione, etnia, eccetera. È un mix, diciamo che ci troviamo un po' a contatto con l'Europa, soprattutto con la parte italiana. È una ex colonia, quindi abbiamo anche persone, soprattutto turisti, ma anche persone che hanno vissuto già da generazioni lì di lingua inglese, e siamo anche in contatto naturalmente nella parte sud, soprattutto con la parte settentrionale dell'Africa. Quindi è un mix di queste cose, viene gestito abbastanza bene, però diciamo che troviamo tutte e tre, secondo me, le culture, italiana, diciamo più che altro anglosassone, e diciamo dell'alto settentrione africano. Soprattutto nella parte sud abbiamo una maggiore influenza di questo. Diciamo che dal punto di vista anche di costruzione la parte centro-sud non l'abbiamo visitata, io parlo della mia esperienza personale, è in costruzione, però è un cantiere all'aperto e si vede diciamo che c'è una minore organizzazione. Sicuramente è più sfruttata a livello anche industriale, ci aspettavamo magari nelle parti meridionali di trovare più cose da vedere. Ci sono delle chicche, quindi assolutamente da vedere, come il pozzo che vi faccio vedere nel video sempre che abbiamo visitato, però è un po' più caotica, si vive di più quasi in clima, soprattutto anche nelle strade, un clima tipico di città un pochino più caotiche, con tanto traffico, con tanti camion, il che appunto sta a sottintendere quello che ho appena detto, cioè che è una fase in costruzione, magari fra 10 anni che rivedete questo video sarà tutto cambiato. La parte centro-sud soprattutto, allora c'è da dividere la parte occidentale, che quindi non riguarda verso l'Italia, ma verso naturalmente la parte verso la Spagna, è più wild, quindi la potete visitare fino a un certo punto, perché soprattutto la parte centro-settentrionale è praticamente quasi inarrivabile se non tramite boot, tramite diciamo le barche. La parte sud di questa parte è molto interessante perché ci sono queste muraglie di roccia, quindi bello anche fare delle escursioni, ma soprattutto anche naturalmente tramite delle barchette che vi possono affittare o farvi fare un tour con pochi soldi. Mentre la parte naturalmente concentrata di civiltà diciamo moderna, se così vogliamo dire, soprattutto nella parte tra la valletta
Saint-Julien e quindi Passeville. C'è qualcosa anche al nord da visitare sicuramente, naturalmente le parti delle spiagge, anche la parte di Gozo è anche questa in costruzione, ma l'ho trovata in una situazione diciamo migliore, soprattutto dal punto di vista di un turista, ma anche di chi magari volesse nel caso passarci dei mesi. Quindi se avete l'intenzione di fare turista, chiaramente la Valletta e Saint-Julien secondo me prima di tutto, soprattutto per la nostra fascia d'età, soprattutto anche quelle più giovani, quindi da 18 anni, anche 16 se potete in più, in su. La Valletta ve la consiglio invece se avete una famiglia, se siete più tranquilli, se avete, secondo me, da 50 anni in su è uno stile di vita più tranquillo, con i ristorantini, non troppo caos la sera, avete naturalmente tutto quello che vi serve a portata di mano, ma non avete il caos che invece è quello che vuol vivere un giovane che si ritrova soprattutto a Saint-Julien, ma soprattutto nella parte di Passeville, cioè quella più concentrata di locali e discoteche. Se siete dei giovani andate lì e non sbagliate mai nella vita. Per quanto riguarda il cibo, diciamo che come per quanto riguarda le persone che trovate lì, la stessa cosa vale anche per il cibo. C'è qualcosa di tipico, ho fatto fatica a trovarlo, però vedo comunque che ci sono dei piccoli ristorantini, qualcosa che non so se è proprio propriamente di Malta o di una parte comunque, come ho detto, a portata dalla parte settentrionale dell'Africa. Questo non lo so perché non l'ho vissuto, diciamo, principalmente. Ci sono tanti ristoranti italiani, ma altrettanti, soprattutto nelle zone di Saint-Julien e la Valletta, che sono incentrate su un turismo europeo, ma soprattutto inglese. Quindi trovate pub, trovate junk food, trovate naturalmente un cibo che voi trovate tranquillamente anche in Italia, ma soprattutto per chi viene dalla parte, diciamo, dell'Inghilterra o del Regno Unito è maggiormente favorito sotto questo punto di vista. Mi stava cascando la mia web. Per quanto riguarda come mi sono trovato io devo dire le persone sembrano scontrose, ma in realtà tutte le volte che ho chiesto aiuto c'è stato comunque sempre uno scambio. Poi naturalmente dipende, però è una città comunque turistica, quindi abituata a questo. Ne ho trovate di peggiori, ho avuto la possibilità anche di, naturalmente anche quando ho noleggiato il motorino, di venire a contatto con persone del luogo. All'inizio si pensa sempre che siano lì per fregarci, perché non so perché, ma c'è, non so, nel loro modo di fare, a primo approccio è questo, e poi invece si scopre tutt'altro, cioè l'opposto, persone che ci hanno aiutato, persone che hanno diciamo iniziato a parlare per raccontare la loro vita, la nostra, per avere informazioni, perché comunque siamo all'interno di un'isola molto piccola, molte persone che sembrano comunque internazionali perché stanno a contatto naturalmente con tutte queste persone turisti, in realtà dobbiamo capire che stanno all'interno di un microcosmo che sia a contatto con tutto ma anche a contatto con niente. Quindi questo è. Per quanto riguarda le bellezze non vi sto a far perdere tempo perché sicuramente l'avete visto, se non l'avete visto ve lo dedico naturalmente nel video. Ci ritornerei, sì, però dato che comunque ci sono stato già 3 volte, ci ritornerei penso tra 10 anni, perché questi casi, come anche poi ne parlerò nelle mie avventure che ho fatto alle Canarie, sono in divenire. Non so se sarà meglio o peggio, ma sono in costruzione, quindi ci sta per esempio che, come ho detto, tra 10 anni la parte sud sia completamente ricostruita, rivisitata. Meglio di adesso? Probabilmente sì, se non vanno naturalmente ad intaccare e a distruggere la parte naturalistica, che per me è fondamentale. Ma ci ritornerei tra 10 anni. Per chi naturalmente è in una fascia di età dei giovani, sicuramente è secondo me un must. Discoteche, cibo a basso costo, alcolici a basso costo, tutto a basso costo. Per le famiglie va benissimo. Vi sconsiglio di andarci soprattutto per i ragazzi quando cavolo vi pare, ok? Facciamola molto semplice. Per una famiglia vi sconsiglio i mesi proprio più caldi come luglio, agosto, innanzitutto perché c'è una marea di persone e se siete una famiglia con la macchina è un casino trovare posto, ve l'ho già detto, ma perché è veramente caldo. Io mi ricordo che quando siamo andati noi era quasi in bassa stagione, quasi inizio di bassa stagione, e il motorino, ragazzi, era un phon costantemente, motorino all'aperto, morti completamente dal caldo. Vi consiglio per avere secondo me una massima come si dice, esperienza appunto dell'isola, di andarci nelle parti che vanno inizio stagione, quindi magari maggio-giugno, o se no settembre-ottobre, che innanzitutto vi costano secondo me la metà. E vi faccio un piccolo appunto: Malta costava praticamente niente la prima volta che ci sono andato, costa un pochino di più la seconda,
ha aumentato i prezzi, ma è sempre comunque una vacanza economica. Se andate in alta stagione un pochino vi spennano, se andate in bassa stagione ragazzi è secondo me una di quelle tappe magnifiche, ma low cost, quindi non c'è da dire molto altro. Per quanto riguarda invece un altro discorso che è naturalmente quello di potersi organizzare, vi consiglio di affittare. Io ho fatto con Booking perché ho comunque non ho nessuna affiliazione per dirci, però mi è tornato molto bene, spesso e volentieri lo faccio. Airbnb non l'ho mai provato, è un mio limite, lo so, anzi fatemi sapere le vostre esperienze con Airbnb, perché per me è un tabù, non capisco bene quali siano le garanzie nel caso di rescissione, non mi piace tanto, preferisco Booking proprio per questo, magari pagare anche un pochino di più, eccetera. Potete, secondo me, per i più esperti, secondo me si può tranquillamente contrattare sull'isola, quindi è un rischio, ok, ma se andate secondo me in bassa stagione potreste per esempio prendervi un hotel 2 o 3 giorni, per esempio una cosa che faccio spesso, è un consiglio, secondo me anche un piccolo segreto. Se siete abbastanza dinamici, non prendete un solo hotel, ma se pianificate naturalmente il viaggio, fatelo su 2 o 3 tappe. Prima di tutto perché magari l'hotel che prendete inizialmente potrebbe non essere bello come vi aspettavate, e spesso succede. Seconda cosa, è molto più comodo spostarsi, se naturalmente c'è una voglia di muoversi. Se volete andare a fare casino a Passeville e sbronzare fino al mattino, prendetelo lì come ho fatto io la prima volta, io sono un esempio, rifatelo e sicuramente non sbagliate mai nella vita. La Valletta Bella, un pochino si capisce anche nel video che vi ho detto, però forse più di un giorno io al momento non ci passerei, a meno che magari non ho una famiglia, allora ho come base quella. Per il resto, spostamenti dall'Italia via mare ci sono, ma vi dovete trovare secondo me nella Sicilia. Questo diciamo secondo me è a meno che non fate qualche tappo, forse con qualche crociera, non ne ho più pallida idea. Comunque, se ci sono altre cose, perché sicuramente ce ne sono e magari avete tante curiosità, soprattutto adesso in questo periodo, per chi magari ha avuto un'esperienza per ben 3 volte e vi posso naturalmente aiutare, non per quanto riguarda i posti, perché quelli ve l'ho fatti vedere, quelli rimangono, ma per altre cose sono a disposizione. Ristoranti, quelli che ho visto io, sono stati più o meno tutti buoni, come vi ho detto non c'è una spesa eccessiva, mi sono tutte e 3 le volte divertito. L'unica cosa, ecco, il sud. Ok, il sud, se devo trovare una pecca è questo, però aspettatevi quello che è, naturalmente devono anche vivere e poter mangiare, quindi dovranno fare qualcosa. Detto questo, fatemelo sapere nei commenti per qualsiasi cosa, anche perché poi lo porterò per tutte le altre mete che ho fatto, ne ho fatto un bel po', e vi parlerò per esempio, non so, delle diverse isole delle Canarie, dell'esperienza su Praga, quindi farò alcuni approfondimenti e vediamo che cosa si va incontro. Questo è quanto. Malta, fatemelo sapere, al prossimo video. Ciao ragazzi.